Hindsight è una funzione che ci permette di riprendere costantemente senza effettivamente riprendere. Ma che cosa intendo? Oggi, nell'episodio 6 della serie Consigli rapidi per GoPro, vi parlerò di Hindsight, che una volta abilitata darà alla GoPro un buffer di 15 o di 30 secondi prima del nostro video. Per capire meglio di che cosa sto parlando, andiamo a vedere come funziona all'interno della GoPro. Per farlo teniamo schiacciato il tasto centrale in basso e subito leggiamo Hindsight, quindi clicchiamo e qui ci sta dicendo che la funzionalità è disattivata e che per registrare il video dovremo usare il pulsante otturatore, ovvero questo qui. Nel momento in cui noi l'attiviamo possiamo impostare 15 secondi o 30 secondi. Leggiamo la descrizione, ovvero inizia il video con i 15 secondi di ripresa della fotocamera prima di premere il pulsante otturatore per registrare. Lo stesso vale con la funzione 30 secondi, solo che appunto ci sarà una registrazione di 30 secondi. Allora, adesso che abbiamo attivato Hindsight, vediamo che intanto la home della nostra GoPro è abbastanza differente e c'è un mega pulsante con scritto semplicemente Stop Hindsight, ma come vediamo abbiamo anche un piccolo timer che sta scorrendo, in questo caso gli ho dato più 30 secondi, significa che lei già sta registrando tutto questo e se io clicco il pulsante otturatore, infatti partiamo direttamente da quei secondi e infatti così sta procedendo il video. Ma se io ora stacco questo video e attendo che la GoPro raggiunga i 30 secondi, vediamo che cosa succede. Quindi una volta arrivata al massimo del suo buffer, in questo caso 30 secondi, la GoPro manterrà in memoria sempre gli ultimi 30 secondi. Quindi adesso se io faccio così e poi clicco il pulsante otturatore, questo passaggio della mano ci sarà, ma se io ora attendo, non ci sarà più, perché avremo sempre a disposizione i 30 secondi prima rispetto al click dell'otturatore. Per disattivare questa funzione basterà cliccare su stop. La stessa cosa chiaramente vale con la modalità dei 15 secondi, quindi già da adesso stiamo registrando effettivamente senza creare dei file video all'interno della micro SD e i file video verranno effettivamente salvati solo quando noi andremo a cliccare il pulsante otturatore. Questa funzione è molto comoda nel momento in cui magari perdiamo quel determinato istante o magari se stiamo attendendo il passaggio di una macchina o magari di un nostro amico che si tuffa e per non avere minuti e minuti di registrazione potremo abilitare questa funzionalità. Ricordate comunque che consumerà veramente tantissima batteria, questo perché è come se la GoPro riprendesse sempre, quindi è come se stessimo facendo effettivamente una registrazione in continuo. Quindi una funzionalità molto comoda ma che consuma tantissima batteria e quindi va utilizzata solo in determinate condizioni. Bene ragazzi, per il video di oggi è tutto, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale.